Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale, io sono Giovanni. E io sono Flavio e questo è Retro G. Oggi ritorniamo sul retro gaming, che è il nostro pezzo forte. Esatto. Di cosa parliamo oggi? Oggi sostituiremo insieme a voi lo schermo dell'Astro City. Quindi sulla mia sinistra qua abbiamo lo schermo originale di Astro City e andremo a sostituire con quello che già ho installato. Sì, esatto. Bando alle ciance e sigla. Sigla. Allora Giovanni, è arrivato il grande giorno. Facciamo vedere l'unboxing, Esatto. così intanto Facciamo vedere così come è arrivato. Era facciamo molto in ansia. Sì, perché dovete anche capire che quando si compra un oggetto del genere non è scontato che arrivi. Non è come quando compri un oggetto su Amazon che ti arriva in pacchetto. Cioè, In quindi caso mai puoi fare il resto, Ok. insomma, non è proprio così. considerate che devi affidarti a un venditore serio e magari farlo arrivare direttamente dal Giappone, eccetera, eccetera. Quindi il packaging deve essere particolare, va fatto su pedana per evitare guasti al monitor, eccetera, eccetera. La cosa più importante che dovete capire è che questo tipo è bello avere i cabinati a casa, Sì, giocarci, bellissimo. eccetera, eccetera. Però è anche vero che se è una cosa che si può fare se riuscite a fare anche un po' di manutenzione, perché Sì. queste macchine hanno 30-35 anni sulle spalle e che quindi hanno bisogno di una manutenzione particolare. Sì. Oggi faremo vedere un po' di passaggi che magari possono tornare utili anche a voi se entrate in questo mondo. Magari chi ce l'ha Gli già, addentrati. insomma, magari Esatto. vuole addentrarsi. Che cos'è questo schermo? Facciamo un po' di storia intanto, Esatto. un po' di cenni. L'Astro City usciva all'epoca con due tipi di schermi. Il Nanao MS8 da 29 pollici, già all'epoca era qualcosa di straordinario. Sì. Poi più avanti venne fatta una revision, uno schermo un po' migliore, con delle piccole accortezze, chiamato Nanao MS29. E veniva abbinato di solito a uno schermo Toshiba o Hitachi. La mia unità usciva, quando l'ho presa in Giappone, usciva già con uno schermo sostituito. È sempre uno schermo Sega della Samsung, però usciva con prende uno schermo preso da un altro tipo di cabinato, mi pare Sega Rally. Sono schermi totalmente compatibili, però io volevo avere proprio quello suo originale. Difatti ho fatto delle ricerche e alla fine l'ho trovato. Alla fine cosa comporta? Cosa cambia, esatto. Tra l'uno e l'altro cambia ben poco, a meno che non siete dei malati come me. Però è anche vero che avere due schermi funzionanti in questo tipo di cabinati, È una bella sicurezza, così Sì. in modo tale che anche perché non esiste uno ti scorta. non c'è più una fabbrica che produce i pezzi di Ricambi ricambio. tutti quelli che trovate. Quindi averlo fa sempre comodo. Io vi Sì. consiglio sempre di tenere sempre uno schermo di ricambio di questi fantastici oggetti. Niente, adesso quando arriva uno schermo del genere bisogna collegarlo prima esternamente per fare le regolazioni del caso. Quindi andiamo a fare le regolazioni della geometria, del colore insieme e vediamo di cosa si tratta. Va bene? Ok, vediamo un po'. Andiamo. Mettiamoci alla ora. Sì. Allora, intanto accendiamo il cabinato, abbiamo collegato esternamente il monitor ed andiamo a accendere il cabinato e vediamo già un po' a prima vista come siete. Cosa stiamo utilizzando? Stiamo utilizzando un Mr. Cade con all'interno il core del Super Nintendo. Perché questo? Perché per fare le regolazioni a me serve avere uno strumento particolare che è il 240p Suite, perché dobbiamo andare a fare varie regolazioni. Sì. Ora già a una prima occhiata già la geometria dovrebbe essere più che buona. Cosa ci serve a regolare? Ci serve a regolare anzitutto la geometria. Infatti noi abbiamo qua, ci siamo portati per comodità avanti il telecomandino che poi noi andremo a mettere strategicamente all'interno del cabinato. Questo cos'è, una macchia? Spero di sì. Sì.
E quindi ora andiamo a fare intanto un test patterns e andiamo a vedere eh, la griglia. Ok. E come vedete la griglia comunque è ottima. Però a me i colori non piacciono. Andiamo a regolare un po'. Verde ce n'è poco rispetto agli altri. Vediamo, aumentiamo, vediamo un po' che succede. No, forse così è più naturale. Ho diminuito un po' il verde. Poi il verde di base, come vedi, è basso rispetto agli altri. Quindi andiamo a regolare da qui. Ok, vedi? Abbiamo aumentato un po' il verde. Però all'aumentare del verde, poi dovremmo diminuire pure gli altri. Il red. Vediamo se lo giriamo da qua. Allora, se voi guardate questa parte sinistra dello schermo, c'è un piccolo problema. Non è gravissimo, perché in questi schermi succede, avere un CRT che sia perfetto come un LCD è praticamente impossibile. Il bello di questi oggetti è proprio questo. Però si può un po' ovviare a questo tipo di problema. Se vedete qui esce un po' di rosso dal centro dei puntini. Questo cosa vuol dire? Che anche se la geometria va bene, c'è un po' qualcosa di magnetico che attrae verso sinistra il colore rosso. Quindi noi utilizzeremo questo tipo di si chiamano strips, che si vanno a mettere dietro dove c'è il gioco di flessione, per andare a diciamo correggere questo errore. Io ora proverò, sperando di non folgorarmi, a fare questo tipo di ovviamente bisogna mettere il magnete dalla parte giusta, non fate come me, qua ho inserito il magnete. Ecco, se vedete sto andando ad agire, farò zoom qui sulla convergenza dei colori. Non è così semplice.
E adesso non ci resta che provarlo finalmente. Vediamo un po' che cosa abbiamo combinato. Ovviamente per comodità utilizzeremo il Mr. Cade, così possiamo switchare fra un core e un altro e vedere se ci sono criticità. Oppure eventualmente possiamo anche utilizzare qualche strumento di diagnostica. Il Mr. Cade funziona che l'ultimo core che viene già quello che vedo non mi piace. Vedete tutti questi colori qua? Sì, Questo si è drogato. questo praticamente è la magnetizzazione, quindi dobbiamo andare immediatamente su un, come vi dicevo, sul core del Super Nintendo, andare a prendere l'utility e andare a fare le regolazioni del caso. Mamma mia. Allora, test patterns, e dobbiamo andare su white RGB screen. Allora, tramite questo aggeggio che serve per smagnetizzare lo schermo, cercheremo di togliere queste macchie dallo schermo. Vediamo un po'. Vedete? Già è molto meglio. Benissimo. Ci proviamo. Torniamo su un gioco. Adesso i colori sono corretti e come vedete, meraviglioso. Visto che ce li abbiamo, utilizziamo i gettoni. Aumentiamo un po' il volume. Fantastico. Paziamo. Io direi che possiamo considerarla una missione compiuta, Flavio. Assolutamente sì. Gianni, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta e aver condiviso con voi questa piccola esperienza di manutenzione è qualcosa che ci rende orgogliosi, Sì. perché può tornare utile ad ognuno di voi, Sì. collezionisti, non collezionisti, che vi affacciate magari per la prima volta a questo mondo, o magari per scoraggiarvi un po' dall'acquistare. Sì, esatto, perché considerate sempre, questo io non finirò mai di ripeterlo, che oltre alle favolette che vi raccontano tutti, purtroppo dietro c'è un mondo fra TV CRT, chassis particolari. Insomma, quando è tutto analogico è tutto più... Non solo, i Candy Cub, questi giapponesi, non utilizzano la corrente, quella nostra, hanno bisogno di uno step down per poter funzionare. Bisogna avere tanti accorgimenti che magari voi non avete notato mentre io smanettavo con lo schermo di questo cabinato, ma soprattutto i CRT sono molto pericolosi. Sì, assolutamente. Quindi dovete maneggiarli con cura, dovete comunque avere un'infarinatura di quello che sono le basi di elettronica. Noi possiamo ritenerci soddisfatti, Sì. vero Flavio? Abbiamo finalmente Ora c'è un esemplare perfetto. un esemplare perfetto, un cabinato così come la Sega l'aveva pensato all'inizio. Esatto. Con questo capitolo abbiamo finito. Vi ricordiamo di lasciare un like al video, di seguirci. Noi, se non vi dispiace, ci mettiamo a fare una gran bella partita. Sì. Fighter. È arrivato il momento. Avanti, Gabello. Ciao ragazzi.